Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2025. Lo facciamo tenendo conto dei transiti principali che andremo ad applicare nella bellissima croce celtica che andremo a fare, dove esamineremo tutti gli ambiti della tua vita. E dopo andremo ad approfondire l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare i tuoi obiettivi in questo mese, quello che la tua anima chiede. Il rituale è da inserire nella pratica dei 21 giorni che già state facendo, che trovate sotto all'info box. La profetica pratica dei 21 giorni che vi sta facendo realizzare qualcosa di incredibile. La trovate sotto all'info box in descrizione, ok? Allora, i transiti principali sono: abbiamo Mercurio retrogrado in Sagittario fino al 19 novembre, poi passa in Scorpione. Poi abbiamo Venere in Bilancia fino al 6, poi passerà in Scorpione. Marte in Sagittario il 5-6 novembre. Giove, che è sempre in Cancro, entra retrogrado l'11 novembre. Saturno rimane retrogrado in Pesci. Nettuno retrogrado in Pesci. Plutone in Acquario. E poi abbiamo la super luna piena il 5 novembre in Toro, alle 9 di mattina sull'asse Toro-Scorpione, che è un asse potentissimo, ragazze mie. Cioè, è come se questa luna ti chiedesse: cosa nella mia vita è pronto ad essere guarito? Scusami, sì, guarito nella forma però del godimento, mi spiego? Cosa è pronto ad essere incarnato e custodito e cosa devo lasciar morire, Scorpione, asse Toro Scorpione, affinché ci sia la vera fioritura, va bene? Quindi è una luna che ti insegna a godere senza attaccarti e ad amare senza trattenere. Quindi, tenendo conto di questo quadro planetario pazzesco, adesso noi entriamo nel nostro spazio magico e sacro per te e io chiedo al mio amante mistico, sposo celeste, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa essere prospera, prospero, pieno di gioia e realizzata. Vediamo. Capricorno, novembre 2025. Allora, come entriamo nel mese di novembre? Qual è l'energia per te? Il primo passo, no? Qual è la sfida karmica in questo mese? Alle radici cosa troviamo? Cosa è accaduto nelle settimane passate? Cosa accade i primi 15 giorni di novembre? Cosa accade dal 15 al 30 novembre? Il tuo approccio? Le influenze esterne? Le tue speranze e le tue paure? E il risultato finale di novembre. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo per iniziare a entrare nel tuo spazio sacro. Cosa accadrà a novembre? Allora, iniziamo con l'energia di partenza, il primo passo. Qua abbiamo un 5 di spade, il primo passo. Guarda, il 5 di spade mi parla un po' di tensioni verbali o delle situazioni in cui qualcosa è stato ottenuto però a caro prezzo, cioè o in cui ti sei ritirata da una battaglia capendo che il trofeo non ne valeva la pena.
È un po' questo il 5 di spade, un po' di tensione, no? Che è alla base quello che ti ho appena detto, un po' di conflitti, di tensione, anche tua interna mentalmente può essere, un po' di conflitti residui, una sensazione di conflitti residui. Ecco, siccome abbiamo Mercurio retrogrado rimescola un po' le parole, cioè questa prima impressione che hai all'inizio del mese potrebbe un po', come dire, apparire come dei malintesi che bruciano, ok? Cioè questo è un invito a curare le ferite causate dallo scontro, a preservare la tua dignità, va bene? Sì, lascia che la calma ricostruisca il campo, mi dice questa carta qui. C'è un po' di tensione a inizio mese su queste dinamiche qua. Vediamo qual è l'ostacolo principale, la sfida karmica. Eh sì, il giudizio è. Allora, la sfida karmica, perché rido? Perché il giudizio è proprio mi sveglio, sentire la tromba dell'anima, no? Un po' rispetto a questo 5 di spade, cioè è come se tutto questo mese tu dovessi rispondere al richiamo del tuo destino e della tua coscienza. Cioè questa è un'energia che spinge a bilanciare ciò che hai fatto con ciò che ancora devi diventare. A livello karmico potresti dover affrontare delle conseguenze di scelte passate, non come punizione, ma come invito a chiarire delle intenzioni e a riallinearti. Va bene? E siccome abbiamo Giove che è retrogrado in Cancro, intensificherà questo tema, cioè soprattutto quello che riguarda la casa, la famiglia, la sicurezza affettiva, chiede revisione. Cioè praticamente per te la sfida è rispondere non dal devo farlo a livello meccanico, ma dall'anima, va bene? Rivedere queste dinamiche qua per uscire fuori dal 5 di spade, ok? Vediamo un po' le radici della situazione quali sono. Ah beh, qua abbiamo il mago, ce le hai già tutte le risorse per farlo, quello che ti ho detto adesso. Cioè, questo è il tuo potenziale nascosto, hai la capacità di manifestare le soluzioni. Il consiglio è semplice e forte allo stesso tempo, cioè credi agli strumenti che già hai. Non aspettare dei poteri esterni, no, no, tu ce li hai. Anche con Saturno, va bene, che richiede pazienza e disciplina, il mago ti dice che il primo passo è agire consapevolmente. Ce li hai già gli strumenti, sei dotata o dotato di risorse, di abilità, di potere creativo. Hai già gli strumenti per trasformare la realtà, per fare quello che ti ho detto. Che è successo a ottobre? Vediamo le settimane passate. Qua abbiamo un 7 di coppe. Ottobre diciamo che ti ha lasciato un po' in mezzo alle visioni, no? Tante possibilità, anche illusioni, perché il 7 di coppe mi parla di sogni belli, però spesso non incarnati, o di scelte confuse fra desideri reali o fantasie consolatorie. Ecco perché abbiamo il 5 di spade come carta d'ingresso. Cioè, quando troppe opzioni non vengono chiarite, nascono conflitti. Ok? Cioè novembre ti chiede di mettere ordine in questo, di scartare ciò che è fumo e conservare ciò che invece è un seme che si può radicare, ok? Vediamo i primi 15 giorni di novembre. Una sospensione sacra, qua abbiamo il 2 di spade. La necessità di decidere grazie a una sospensione prima di prendere una decisione. È la carta del bivio, no? Ti vedo che vuoi scegliere i primi 15 giorni, però temi la perdita o temi lo scontro. Cioè questo è un tempo di silenzio strategico i primi 15 giorni per te. Siccome abbiamo Mercurio retrogrado, le informazioni potrebbero essere incomplete. Quindi non forzare la scelta definitiva o le scelte definitive i primi 15 giorni, ma piuttosto usa questo tempo per raccogliere dati, consultarti con la saggezza, ok, tua interiore, va bene? E ascolta il corpo oltre che la mente, perché il corpo è il tempio dell'anima. Vediamo dal 15 al 30 novembre cosa abbiamo. E qua abbiamo un bellissimo 3 di denari. Guarda, dalla metà del mese si apre lo spazio alla collaborazione e al riconoscimento pratico, vedo qua. Io qua vedo che ci sono dei progetti che si creano insieme, si montano insieme. Cioè la competenza che viene riconosciuta, ti viene riconosciuta anche una certa competenza nei tuoi ambiti, vedo.
E questo è il periodo dove il mago, che ce l'hai alla radice, incontra proprio le mani che lavorano con te. Vedo che ci sono delle idee che prendono struttura e anche denaro e riconoscimento conseguono nella seconda parte del mese. Ok? È il momento di incarnare ciò che prima era immaginato, d'accordo? Ok. Vediamo qual è il tuo atteggiamento. Curioso, paggio di spade, un po' vigile, un po' curioso, no? Indagatore, pronto, diciamo, cerchi chiarezza. Qua il paggio di spade può portare a delle domande acute che tu fai a qualcuno o alle circostanze, anche delle proposte intellettuali, cioè questa è la parte di te che vuole capire e che non teme di chiedere, laddove non sa o non conosce, quella parte di te che non teme di testare, di fare domande anche scomode, però in modo elegante come solo tu sai fare. Siccome abbiamo Mercurio retrogrado, però, questo atteggiamento deve essere delicato, ragazze e miei ragazzi. Cioè, perché delle domande troppo accese potrebbero riaccendere delle vecchie ferite. Ricordiamo il 5 di spade, va bene? Vediamo le influenze esterne. Ah, abbiamo il Papa qua. Allora, dal mondo esterno arrivano delle figure di autorità o anche delle guide, una guida spirituale. Oppure vedo legami con strutture tradizionali, quali possono essere istituzioni, mentori, anche dei consigli familiari. Fatto sta che il Papa, alle influenze esterne, ti porta dei contenuti etici e tradizionali, cioè insegnamenti che richiamano al dovere, alla fede. Questa influenza è un'influenza positiva perché ti dà un supporto morale, un supporto pratico per affrontare il giudizio karmico, ok? Quindi usa le influenze esterne che sono anche dei consigli, queste cose buone che arrivano, usalo come ancora, va bene? Come ancora, sì. Poi andiamo a vedere ambito ambito, intanto ti faccio la descrizione di ogni carta. Vediamo quali sono le tue speranze o le tue paure. Sì, qua c'è il 7 di bastoni. Speri di tenere il tuo terreno e temi di doverlo difendere. Cioè il 7 di bastoni dice che ti aspetti resistenza esterna, come se gli altri ti facessero resistenza, ti aspetti tipo, tu ti aspetti competizione, richieste, prove, hai la paura di dover lottare ancora per quello che vale, ma anche la speranza di potercela fare. Questa carta ti dice nutri la resilienza, ma non trasformare la difesa in isolamento, ok? Hai paura un po', però tieni duro. E vediamo qual è il risultato finale dopo tutta questa forza. Bellissimo, brindisi, celebrazione e 3 di coppe, bellissimo. Qua vedo ricongiungimenti, riconoscimenti condivisi. Vedo festa, vedo comunità che onora i risultati, no? Vedo delle amicizie che si consolidano. Questo esito è bellissimo, cioè dopo la fatica e la scelta arriva la condivisione gioiosa. Cioè, questo è il raggiungimento più bello che tu possa avere in questo mese. Ok? Bellissimo. Ok, adesso ragazze e miei ragazzi ti esamino ambito ambito. Vediamo. Allora, partiamo dal lavoro e l'economia, va bene? Qua io vedo che nel lavoro e nell'economia il tema centrale è chiarire le visioni, scegliere dei progetti, collaborare e essere conosciuti. Allora, ehm, ci possono essere, nelle prime 2 settimane, potresti essere in attesa di offerte o in attesa di chiarimenti contrattuali. Ricordati non firmare niente senza leggere tutto durante Mercurio retrogrado, ok? Perché ci possono essere eventuali conflitti lavorativi, 5 di spade, che potrebbero emergere un po' come battibecchi sui ruoli. Ma mantieni la calma. Poi, perché ti dico questo? Perché nella seconda metà del mese il 3 di denari è bellissimo per le collaborazioni o il lavoro di squadra. Se stai cercando dei clienti o partner, qua ti dice pianifica gli incontri dopo la metà del mese perché è il momento in cui le relazioni professionali si strutturano e il valore della tua competenza viene visto e riconosciuto, ok? Qua vedo dei possibili riconoscimenti delle commissioni che portano a entrate. Sì.
L'unica cosa ti dico, evita le spese impulsive legate a delle possibilità illusorie. Va bene? Come strategia, ti dico, evita delle alleanze rischiose nella prima metà. Va bene? Negozia le clausole chiare. Soprattutto usa la seconda parte del mese per degli incontri fisici, dimostrativi. Va bene? Perché vedo che a fine mese qua ci sono delle cose riconosciute nel lavoro, condivise anche con altre persone che lavorano insieme a te, non lo so, qualcosa che porta a questo, sì. Ora, per quanto riguarda la famiglia e le relazioni intime, qua bisogna chiarire le aspettative. Allora, il giudizio come sfida indica che ci sono delle questioni familiari o dei legami del passato che potrebbero chiedere una certa resa dei conti, chiarire delle eredità emotive, delle responsabilità verso anziani, o delle promesse fatte. Il Papa qua come influenza esterna mi dice che il sostegno o il consiglio di una figura saggia ti sarà vicino per quanto riguarda le questioni familiari, o le relazioni più intime. Io vedo che sempre famiglia o relazioni più intime ci possono essere delle piccole discussioni a inizio del mese su delle responsabilità domestiche o su chi deve fare cosa, no? Alcuni momenti magari di nostalgia o tentazioni di ritornare al passato, sette di coppe, però attenzione, non tutte le memorie sono un terreno fertile, mi dice la stessa, no? Dopo il 15 io vedo spazio alla collaborazione, al lavoro comune in famiglia, riorganizzazioni pratiche, divisione di compiti, progetti domestici che coinvolgono tutti, no? Sì, cerca la mediazione in famiglia col Papa. Mm. E anche proteggi i tuoi confini con il sette di bastoni che ti autorizza a dire di no quando è troppo, ok? Di no. Se gestisci il giudizio con responsabilità e il due di spade con ascolto, il tre di coppe qua ti promette una riconciliazione e la festa familiare alla fine del mese, ok? Ora, per quanto riguarda gli amici, la comunità, io qua vedo che ci sarà una selezione. Allora, il sette di coppe del passato può aver portato delle tante proposte sociali. È come se dovessi scegliere con criterio qua. Infatti il paggio di spade come approccio ti rende pronta o pronto a indagare delle nuove collaborazioni. Ci possono essere l'unico rischio delle discussioni nei gruppi, 5 di spade. Sì. Però il 3 di coppia in chiusura favorisce le feste, gli eventi e i riconoscimenti sociali, quindi vedo che parteciperai a 2 o 3 incontri proprio selezionati dopo la metà del mese. L'unica cosa ti chiedo, mantieni un po' di prudenza nei pettegolezzi, paggio di spade, giudizio, ma piuttosto porta dei contributi concreti nelle persone con cui ti trovi per aumentare la tua credibilità, no? Evita un po' il pettegolezzo qua, vedo. Mm. In tutti gli ambiti, io ti dico quello che leggo, cioè ti leggo quello che vedo. Ora, per quanto riguarda la salute, il tema centrale qua è rimediare alla tensione da conflitto, radicamento e cura preventiva, cioè 5 di spade e 2 di spade mi dicono che c'è un po' di stress legato a conflitti e indecisione, un po' di insonnia, un po' di digestione nervosa, tensioni cervicali. Il giudizio qua può portare a delle sensazioni di peso morale che si traducono in stanchezza, no? Allora, quello che ti dico, fai delle passeggiate a piedi nudi, cammina in natura, lavora con le mani anche, ti radica e delle tecniche di rilascio emozionale. Se state facendo la pratica 21 giorni va bene quella, va bene questo scenario verrà adempiuto perfettamente. Anche delle tecniche di rilascio emozionale, tipo la scrittura notturna per scaricare un po' i giudizi, i risentimenti, no? Anche dei massaggi per la tensione non vanno sottovalutati. Io ti dico che il 3 di denari mostra che la cura passa anche dall'aiuto degli altri, va bene? Con un fisioterapista, un massaggiatore, un gruppo di supporto, accelerano la guarigione, anche il confronto pratico, ok? Per quanto riguarda la realizzazione dell'anima, io qua il tema centrale è questo, trasformare la visione in opera. Mm?
Allora, il mago come radice è la tua promessa, cioè tu hai doni e talenti per manifestare. Il giudizio ti chiama a fare ciò che è giusto, non perché te l'hanno detto, perché hai una certa ideologia su qualcosa, no? Il giudizio ti chiama a fare ciò che è giusto per la verità dell'anima. E questo è il tuo processo di realizzazione in questo mese, incarnare la virtù. Va bene? Se rispondi al giudizio con integrità e usi il mago per trasformare i sogni in opera, 3 di denari, 3 di coppe, questo 3 di coppe finale sarà la celebrazione dell'anima che si è messa al servizio e ha portato frutto. Va bene? Ok. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Manifestazione istantanea. Che ti ho detto che tu... Questo è un mese pazzesco per te lo dico. Perché il mago con la manifestazione istantanea è proprio la realizzazione di manifestazioni che vuoi, no? E qua dice, anima e mente che lavorano insieme creano un sogno nel cuore. Non hai nulla da perdere. Porti con te il sogno. La tua intenzione è pura. Sii pronto a ricevere. Questo è il mese in cui tu riceverai la manifestazione dei tuoi sogni. Bellissimo. Mettiamone un'altra. O di un sogno in particolare. Non nasconderti. Infatti qua ti ho detto col 7 di bastoni, se devi dire no, di no. Osa sognare in grande, ricordati che tutto è possibile. Non nascondere i tuoi talenti e le tue abilità, ma usali per costruire il tuo mondo. Il mago. Fatti valere e ti farai valere nella seconda parte. La prima parte del mese fai questa introspezione con lo yoga sciamanico. Nella seconda parte, boom. Nella prima parte usa il mago per lavorare con la creazione delle tue emozioni. Grazie alla forza che ti daranno le tue emozioni, grazie al rituale erotico dello yoga sciamanico che state facendo, seconda parte del mese è andata a bomba. Va bene? Cioè questa per te questo mese è una prova di maturità. Da una battaglia emergono scelte più vere e dalla scelta nasce il lavoro condiviso e la festa. Hai la testa la mente che indaga, no? Il cuore che ascolta e la mano che costruisce, perché abbiamo il mago col 3 di denari. Se rispondi con coraggio e onestà al giudizio che ti bussa, va bene? Il grande essere che sei fiorirà in una valle di comunità e riconoscimento, va bene? Ok, detto questo, ragazze mie ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore per te a novembre 2025. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno nell'amore a novembre 2025? Due di spade, vedi? C'è una sorta di sospensione. 9 di denari, qua ti vedo recuperare il valore personale, anche l'autonomia emotiva. Wow, l'imperatore. Guarda, più che l'amore, se una persona non è all'altezza della tua integrità morale, del tuo spessore, nessuno entra perché sei veramente un grande guardiano. Allora io ti dico che qua c'è una realizzazione sul piano emozionale in modo autonomo e realizzazione sul piano pratico. Sul piano pratico, realizzazione e conquiste sul piano pratico, lavoro, economia, più che sull'amore. Perché se una persona non è alla tua altezza, tu non ce la fai entrare, perché sei godereccia o godereccio dei talenti che hai messo al servizio e ti vengono riconosciuti. È l'amore della comunità che ti viene riconosciuto, mi spiego? Cioè, questo 9 di denari mi racconta della donna o dell'uomo che sei tu, che si basta dell'autonomia emotiva, dell'autonomia economica, dell'autonomia spirituale. Cioè tu non stai cercando qualcuno che ti completi, tu stai cercando qualcuno che ti rispetti nella tua completezza. Questo 9 di denari è la maturità del frutto prima della raccolta, cioè hai coltivato la tua vigna, ora puoi scegliere con chi condividere il vino. Cioè, che significa?
Significa che chi arriva deve vibrare in coerenza, non per bisogno ma per risonanza, no? E qua la triade si chiude con la maestà dell'imperatore, cioè la visione esteriorizzata del nove di denari, l'imperatore. Che cosa voglio dire? Che il potere personale si manifesta nel mondo. Quindi il mio cuore è un regno, dice l'imperatore, e chi vi entra deve essere re o regina nel proprio. C'è un'energia di definizione, di ordine, cioè tu non vuoi relazioni che ti destabilizzano, cioè adesso vuoi struttura, concretezza, stabilisci i confini. Può anche, ti dico, rappresentare l'arrivo di una figura autorevole o molto centrata, cioè un amore maturo, un amore presente, un amore capace di proteggere e di costruire. Ma se non arriva nessuno all'altezza, tu resti sovrano del tuo regno, senza ansia, perché hai imparato la regalità del silenzio. Ma io ti faccio un applauso perché, perché è straordinario, incredibile. Cioè, chi ti ama in questo momento della tua vita deve salire con rispetto da te, senza pretendere scorciatoie. Eh. Tu invece stai riscoprendo il piacere di non mendicare amore, ma di emanarlo da un centro pieno, fertile, non di bisogno. Mi spiego? Cioè, se tu sei single, novembre ti porta un magnetismo fortissimo, attirerai persone di alto livello energetico, ma solo chi ha la stessa integrità tua potrà imparare davvero. Le relazioni superficiali o basate su promesse vaghe cadranno davanti al due di spade. Boom. Potrebbe arrivare un interesse stabile, più maturo, legato a un contesto o professionale o di status, imperatore. Però tu con il 9 di denari qua, prima di tutto, ti sposi con te stessa o con te stesso. Se invece hai già una persona nel cuore, allora il messaggio è questo: ridisegna i confini. Serve chiarezza, serve onestà, serve un patto nuovo. Perché? Perché il due di spade ti indica un momento di distacco, di riflessione da questa persona. Ma il 9 di denari ti restituisce la forza di non dipendere da quella persona. E l'imperatore ti dice che la relazione può diventare più solida solo se entrambi vi muovete da adulti, non da feriti. Ok? L'adultità animica. E entro fine mese, se hai questa persona già, ci sarà una decisione chiara entro fine mese, cioè o il rapporto evolve nei tuoi termini, oppure scegli di rimanere nella tua regalità senza compromessi. Mamma mia, come stai una bomba, mamma mia. Hai il mago sotto, eh? Cioè, io posso creare tutto, dici, non mendico, non vittimista, non... che... Vediamo la persona che ti viene incontro, chi sarà degno, vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Beh, c'è un re di coppe però. Qua abbiamo una persona, un re o una regina, cioè abbiamo una persona regale, una persona che sa. La ruota della fortuna e il 7 di coppe. Mandi un po' in confusione qualcuno qua. Ti spiego. Il re di coppe qua, che sia uomo o donna non importa, no? Ascoltami. È un uomo oppure un'energia maschile che ha un cuore molto profondo e sensibile, può essere anche una donna. Questa persona che arriva, che entra nella tua vita o che già conosci, però ti dico l'energia di come entra, ha imparato a governare le emozioni, però non sempre le vive pienamente, cioè sente molto ma tende a trattenersi. È una persona empatica, è una persona comprensiva, è una persona affettuosa, anche un po' misteriosa. E per te che sei abituato alla concretezza, questo re di coppe ti potrebbe sembrare molto affascinante, ma anche difficile da decifrare. Cioè è come il mare, accogliente ma mutevole. Questa persona ti ama ma a modo suo e talvolta non sa come esprimere il proprio sentire, no? Che succede proprio con la ruota della fortuna? Che questa persona entra come un evento karmico. C'è un cambio di destino, un movimento che non puoi controllare. Questa persona arriva quando serve, per risvegliare, per sbloccare. Questa è una connessione che può cambiare improvvisamente direzione. Cioè, un incontro inaspettato, un ritorno improvviso, una decisione che si ribalta, c'è la ruota. La ruota ti dice nulla è fermo, lascia che il destino compia il suo giro.
Questa persona probabilmente sta attraversando un ciclo importante della sua vita, cioè come se stesse chiudendo un vecchio capitolo per aprirne uno nuovo, ma non ha ancora del tutto stabilizzato la sua nuova identità, tant'è che abbiamo un 7 di coppe, no? Un po' di confusione, il sogno, il 7 di coppia mostra una mente e un cuore pieno di visioni, di desideri, di tentazioni. Il re di coppe, ti ho detto, sente tanto, ma con la ruota e il 7 di coppe non sa ancora cosa scegliere. Potrebbe essere un'anima un po' in bilico tra passato e futuro, tra libertà e legame, tra illusione e verità. Verrà affascinato tremendamente da te, ma teme la profondità che questo legame richiede. È un amore possibile, ma serve tempo, pazienza, discernimento, va bene? Tu però non devi perderti nei sogni dell'altro, ma restare salda o saldo nel tuo 9 di denari e imperatore. Va bene? Cioè questa è una persona in fase di risveglio emotivo. La ruota lo porta come un messaggero karmico. Il suo amore sarà molto intenso, però anche altalenante inizialmente, solo perché deve imparare a scegliere davvero. Va bene? Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te. Infatti c'è il 9 di coppe, mo ti dico, il 4 di denari, non avevo dubbi. E la temperanza, guarda, ti prenderai il tempo, dandoti il giusto, a gocce, ti prenderai il tempo. E la temperanza mi parla di calma, di serenità. Io sai come ti vedo? Bene con te stessa o con te stesso, perché hai questa soddisfazione interiore di piacere, di gioia che non hai più bisogno di conferme esterne. Questa non è l'euforia dell'innamoramento con l'altro, ma è l'eccitazione degli stare bene con la propria sposa celeste o il proprio amante mistico. Cioè, è quella serenità di chi sa chi è e cosa vuole. Questa è la felicità di chi si guarda allo specchio e si piace dentro e fuori. Cioè, ti faccio un altro applauso perché ed è questo il punto di partenza per ogni amore vero, che non si apre facilmente così, presa dall'entusiasmo, dal vittimismo, perché sono simili a volte quando ci troviamo nella condizione di vittima. No. Questo è proteggi il tuo cuore, non per chiuderti, ma non per non sprecarlo qua. Dopo delle delusioni o persone indecise, ora tu vuoi costruire solo con chi dimostra stabilità. Hai una certa prudenza, ma anche maturità. Non ti accontenti più delle mezze misure. L'amore per te non è più una necessità, ma è una scelta consapevole. Quindi ti ancori ai tuoi valori con il 4 di denari, ai tuoi confini sacri, no? E poi arriva la temperanza, l'alchimia e la riconciliazione tra maschile e femminile interiore, no? Indica che a fine novembre tu entri in una fase di guarigione sentimentale profonda, dove tutto si armonizzerà. Quindi un amore può rinascere o può nascere su basi più mature. Oppure può nascere un incontro lento ma autentico. Cioè la temperanza ti invita a lasciar fluire, a non accelerare il destino, ma a coltivare passo dopo passo. Va bene? Ok, andiamo a vedere la profondità di questo re di coppe, anche se è una regina, l'energia maschile che può essere anche una donna, no? Vediamo cosa c'è in questo suo turbinio emotivo. Vediamo. Lo facciamo con i miei potenti oracoli di lei che non lasciano spazio al dubbio e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo e questo è proprio il sunto di quello che ti ho detto, una persona che spesso non riesce a esprimere quello che sente perché sente talmente tanto che non trova le parole. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo, ok? Cos'altro? Io non mi abbasso a mercanteggiare e questa è una persona che ha delle ottime basi per poter essere alla tua altezza. O tutto o niente. Ok, cos'altro? Questo è anche quello che dici tu, eh? Non mi abbasso a mercanteggiare. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno lo farei, così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Questa è una persona che può stuzzicare la tua fantasia con dei gesti di follia, ho fatto anche rima, e perché gli piaci tantissimo, lo fa impazzire a questa persona qua, eh sì,
Eh sì, ma per chi trova l'amore di sé è normale che diventa bellissimo, affascinantissimo, no? Io ve lo dico, è una vita che ve lo dico, te l'avete già capito. Vediamo che non è la bellezza del luogo comune, la bellezza dell'autenticità, dell'essere se stessi senza vergogna, fa esprimere il magnetismo. 9 di denari, 9 di coppe. Vediamo cosa ti dice questo oracolo. Tagliar legna, fai piazza pulita di ciò che non serve. Ti vedo felicissima! Oh, felicissimo, carta canta. Guarda, tu sperimenterai l'amore con l'invisibile in questo mese, ma talmente sarai eccitato che l'amore non è più l'amore con l'altro non è più una necessità, diventa proprio scelta. Io voglio perché sto da Dio già da solo. Allora, io sto già 100% da solo o da sola. Se devo stare con te, devo stare 101. Mi spiego, no? Ok. Adesso, ragazze mie e ragazzi, vi leggo il rituale della buona riuscita, ma prima di tutto cosa ci dicono le carte del drago immaginale per te? La vecchiaia, non è mai uscita questa carta, addirittura. Sai, questa carta è potentissima. Noi nello yoga sciamanico facciamo delle pratiche stupende che poi vi farò fare nelle masterclass, delle cose che trascendono proprio il tempo lineare. Noi ci prefiguriamo morenti in vecchiaia nel momento attuale e riusciamo a godere quotidianamente di ogni attimo perché ci prefiguriamo già morenti nella vecchiaia. Adesso ti leggo questa cosa che è potentissima. Ecco perché riusciamo a essere con l'elisir dell'eterna giovinezza, che è l'entusiasmo, che è il 9 di coppe e il 9 di denari. Ok, vediamo il numero 16. Allora, dice, tu hai Saturno, no? Che è il grande saggio come pianeta reggente, quindi che poi lo troviamo Saturno, l'abbiamo retrogrado in pesci, e quindi è proprio il senso della morte rinascita, no? Del sogno, ok. Allora ti dice, la gioventù è il tempo dell'innamoramento, l'età matura è il tempo dell'amore sincero, la vecchiaia è il tempo dell'amore puro. Bellissimo. Quando qualcosa incomincia a sfumare, a sbiadirsi, a svanire, è allora che inizi ad amarla incondizionatamente. La vecchiaia rappresenta la capacità di sentire il corpo con tanta intensità come mai è stato sentito prima. Alcuni chiamano questa cosa come dolori della vecchiaia, non sono altro che la chiamata a sciogliere attaccamenti e paure ad amare incondizionatamente. In questo meraviglioso momento dell'esistenza, tempo di entrare nel corpo e nella vita per desiderarla. Prima c'era abbondanza, ma non la desideravi, la davi per scontata. Adesso invece incominci ad ardere di desiderio per l'abbondanza. Invecchiare bene significa imparare a desiderare e ad amare senza condizioni. Ripeto, invecchiare bene significa... Invecchiare non è invecchiamento, invecchiare significa quello che vuole dire la carta, no? È la saggezza. Saggezza, invecchiare bene significa saggezza, cioè imparare a desiderare e ad amare senza condizioni. Non è un fatto cronologico, appunto, lo dice anche la carta, è un'emozione, uno stato della coscienza la vecchiaia, puoi averla anche questa sensazione anche a 10 anni, ok? A volte trovi dei ragazzi che possiedono questa qualità e li ammiri, appunto, anche a 19 anni puoi avere questa qualità. Io penso di averla già a 4 anni, la vecchiaia come qualità, è un potenziale, no? Allora, il responso del drago ti dice, in presenza di questa carta è imperativo fare ricorso a tutte le tue capacità di amare incondizionatamente e lasciare ogni senso di vittimismo. E adesso ti do, chi sta facendo le pratiche dei 21 giorni è perfetto quello più questo rituale che adesso ti do. Allora, stai nella natura, ascolta i suoi suoni con attenzione cosciente come fossero un linguaggio. Lasciali entrare in te attraverso le tue orecchie e ogni poro della pelle, provando piacere al loro contatto.
senti che essi ti nutrono, i suoni in natura, l'uccellino, lo scricchiolio delle foglie, no? Senti che ti nutrono questi suoni, come ambrosia o nettare. Poi fatti ascoltare dalla natura, fatti tu ascoltare dalla natura, ascoltando con attenzione i rumori prodotti dal tuo corpo, il suono dei tuoi piedi che calpestano il terreno, il suono del tuo respiro. Chinati per odorare la terra, avvicinati al tronco di un albero e odoralo, odora i fiori e odora l'aria. Senti i profumi della natura come nettare sottile che ti nutre e ricambia consegnando l'odore del tuo corpo al vento consapevolmente. Cioè tu ricambi la natura ascoltando con l'odore del tuo corpo. Tu ascolti l'odore della natura e l'odore del tuo corpo è lo scambio. Ascolta il vento che lambisce la tua pelle. Entra in un'unione con la natura davvero intima e profonda. Respira attraverso la bocca socchiusa, tenendo le labbra un po' sporte all'infuori, come per fischiare. Sai, il respiro di consapevolezza lo chiamiamo nello yoga sciamanico, è un po' più profondo del respiro normale. Avrai l'impressione di succhiare l'aria inalando attraverso la bocca. Allora potrai gustare i sapori della natura. Cioè, questa meditazione è stupenda. Poi dice, fatti gustare dalla natura a ogni espirazione. Sai, quando tu espiri, prima inali, no? Quando poi espiri, cioè metti l'aria fuori, la natura ti gusta, sente il tuo odore. Consapevole che le piante assorbono il tuo respiro. Non solo puoi cercare di toccare la terra a piedi nudi, i tronchi, le pietre, le foglie con le tue mani, puoi anche farti toccare dalla natura. Lascia parti del corpo scoperte. Se fa freddo puoi farlo ugualmente anche se solo per breve tempo, tipo il viso scoperto, un braccio, il polpaccio, il collo, la testa. Senti che la natura ti tocca a mezzo del suo alito, della sua brezza. Lasciati raggiungere e accarezzare, sii consapevole. L'attitudine più importante è la consapevolezza. Sii cosciente del fatto che la natura sta facendo esperienza di te nella misura in cui tu, consapevolmente, fai esperienza di lei. Quando questa cognizione è vivida, lucida, chiara, allora tu e la natura siete riflesso l'uno dell'altra, due realtà distinte ma non separate. Infatti, in quanto riflessi, siete unicamente la vostra relazione, la quale è un darvi l'uno all'altra reciproco e incessante, un gustarvi e un percepirvi che è amarvi. E in questo stato di consapevolezza i tuoi centri dell'energia vitale si aprono e la tua creatività può fluire. La natura risveglia il tuo potere creativo. Utilizza il mantra Soham, Soham, si scrive così, S-O-H-A-M, Soham, Soham, che è conosciuto come il mantra tantrico del respiro. Ripeti questo suono in sincronia con la respirazione. Ripeti So durante l'ispirazione e Ham mentre espiri. Soham significa io sono quello e indica la connessione profonda di ognuno di noi con l'universo. L'animale sul quale ti puoi concentrare è il serpente, che con la sua capacità di cambiare pelle rappresenta il potere della rigenerazione. Ragazze mie, questo è tra i rituali più belli, più belli. Fatelo e vedete come vi si amplifica tutto e riuscirete a godere essendo questa felicità che vi appartiene. Ok? Wow, quindi ragazze mie ragazzi, io concludo qui, mi raccomando praticate, praticate e realizzate la gioia e la bellezza. Detto questo ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.